La famiglia Bonetti viveva in Irlanda, in una città tranquilla. Da molti anni, sognava di fare una vacanza in Italia. Il padre, Marco, amava la storia, e aveva sempre letto libri sull'impero romano. La madre, Laura, amava la cucina italiana, e a casa cucinava spesso pasta e pizza. I due figli, Anna e Luca, erano molto curiosi, e volevano vedere il mondo. Dopo 2 anni, Laura e Marco avevano risparmiato abbastanza soldi per partire. Prima del viaggio, avevano organizzato tutto con molta attenzione. Avevano prenotato gli alberghi, comprato i biglietti aerei, e studiato un po' di italiano. Laura aveva già imparato alcune frasi utili, mentre Marco aveva letto molte guide turistiche. I bambini erano emozionati, perché non erano mai stati in Europa. Quando sono arrivati a Roma, erano quasi le 10. La famiglia era stanchissima. Poco dopo essere arrivati all'albergo, tutti si sono subito addormentati. La famiglia si è svegliata molto presto, perché voleva vedere il più possibile. Fuori dall'albergo, l'aria era già calda, e le strade erano piene di rumori. Mentre Laura e i figli si preparavano, Marco guardava una mappa della città, e spiegava il programma della giornata. Prima di esplorare la città, hanno fatto colazione in un piccolo bar, vicino all'albergo. Il bar era affollato, e profumava di caffè. Laura ha ordinato cappuccini e cornetti per la famiglia. Non era ancora sicura di parlare bene l'italiano, ma ce l'ha fatta. Tutti erano contenti di iniziare la giornata come veri italiani. Dopo colazione, sono andati al Colosseo a piedi. Mentre camminavano, vedevano rovine antiche, chiese e piazze ovunque. Marco raccontava storie sui gladiatori. Anna faceva molte foto, mentre Luca camminava lentamente e guardava tutto con curiosità. Quando sono arrivati al Colosseo, c'era già molta gente. Faceva caldo, e il sole splendeva forte. Hanno fatto la fila con gli altri turisti, ma fortunatamente l'attesa non era lunga. Durante la visita guidata, la guida ha spiegato la storia del monumento, e la famiglia ha ascoltato attentamente. Marco era emozionato, perché aveva sempre sognato di vedere quel posto dal vivo. Nel pomeriggio hanno visitato la fontana di Trevi. Mentre si avvicinavano, sentivano il rumore dell'acqua. Quando l'hanno finalmente vista, sono rimasti tutti scioccati da quanto fosse bella. Hanno passato quasi un'ora alla fontana. Anna ha lanciato una moneta nella fontana ed ha espresso un desiderio. Luca l'ha imitata. Mentre i bambini giocavano, Laura e Marco li guardavano, e si godevano il momento. Vicino alla fontana di Trevi, c'erano molti negozi piccoli e colorati. Anna voleva comprare delle cartoline per le sue amiche, perché aveva promesso di scrivere dall'Italia. Luca, invece, era indeciso. Alla fine, ha scelto un piccolo gladiatore di plastica, che gli ha fatto subito pensare alla visita al Colosseo. I bambini erano felici, e hanno mostrato i loro acquisti ai genitori. Più tardi, sono andati al Pantheon. Guardavano tutti il soffitto, e ascoltavano l'eco dei passi. Marco spiegava ai bambini l'importanza dell'edificio, usando parole semplici. Luca era particolarmente interessato ai buchi nel soffitto e nel pavimento.
Si stava facendo tardi, e i piedi di tutti cominciavano a far male. Sono tornati verso l'albergo, e hanno preso un gelato. Si sono seduti su una panchina, e mentre mangiavano, guardavano le persone che passavano. Roma era bellissima di notte. Quando finalmente sono rientrati in hotel, erano esausti, ma felici. Prima di andare a letto, Anna ha iniziato a scrivere la prima cartolina alla sua amica Carla. Ha raccontato della splendida giornata trascorsa con la famiglia a Roma, e di quanto fosse emozionata per il resto del viaggio. Dopo aver finito di scrivere, ha letto il breve messaggio alla sua famiglia. Tutti erano d'accordo sul fatto che Roma fosse la città perfetta per iniziare il loro viaggio da sogno. Perché Laura e Marco volevano visitare l'Italia? Volevano visitare l'Italia perché a Marco piace la storia italiana, e a Laura piace la cucina italiana. Come si sono preparati Laura e Marco per il viaggio? Avevano prenotato gli alberghi, comprato i biglietti aerei e studiato un po' di italiano. Laura ha imparato alcune frasi utili, e Marco ha letto molte guide turistiche. Dov'è andata la famiglia prima di esplorare la città? E perché Laura dovrebbe essere orgogliosa? La famiglia è andata in un bar vicino all'albergo. E Laura dovrebbe essere orgogliosa perché ha ordinato cappuccini e cornetti per tutta la famiglia. Dopo il bar, dove sono andati? E perché Marco si sentiva emozionato? Sono andati al Colosseo, e Marco si sentiva emozionato, perché aveva sognato di vedere il Colosseo dal vivo. Cosa hanno fatto i bambini alla Fontana di Trevi? I bambini hanno lanciato una moneta nella fontana, e hanno espresso dei desideri. Perché Anna ha scelto di comprare delle cartoline? Anna ha comprato delle cartoline, perché aveva promesso di scrivere alle sue amiche dall'Italia. Cos'è piaciuto a Luca del Pantheon? Gli sono piaciuti i buchi nel soffitto, e nel pavimento. Come hanno passato la serata? Hanno preso un gelato, si sono seduti su una panchina, e hanno guardato la gente.